if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Ciao a tutti community e benvenuti in un nuovo video ricco di consigli sulle pulizie e sulla casa. Inizio sistemando tutto il disordine in cucina. Vi faccio vedere proprio così com'è la cucina, un disastro. Specialmente quando cucino faccio sempre moltissimo disordine e sporco tantissime cose. Mi piace cucinare in comodità e per far questo utilizzo tutto il necessario per facilitarmi nella preparazione dei pasti. Il grembiule per me è un salvavita. Quando lavo i piatti ho l'abilità di schizzare tutta l'acqua addosso a me e quindi per evitare di inzupparmi per me è sempre il benvenuto il mio caro grembiule. Io sono abituata fin da piccola a utilizzarli, forse perché vedevo sempre la mia mamma con il grembiule e allora per me è diventato come una regola indossarlo, anche se devo dire a volte mi capita di andare di fretta e di non metterlo. Quando sono a casa la prima cosa che solitamente faccio la mattina del giorno dopo, oltre a riordinare, è svuotare la lavastoviglie. Devo dire veramente santa lavastoviglie, è un aiuto preziosissimo in casa. Vogliamo parlare della comodità di avere le stoviglie igienizzate, pulite e asciutte e dobbiamo solo pensare a metterle via? È una cosa bellissima. Ricordate però che per avere dei validi aiuti in casa bisogna prendersene cura, utilizzando prodotti adeguati e facendo cicli di pulizia periodici. Altrimenti è come avere una macchina e non farci mai il tagliando. Dopo un po' di tempo ovviamente si rovinerebbe completamente. Se teniamo le cose in buono stato, queste ci ringrazieranno. Una cosa molto importante quando vi occupate della casa è di usare sempre i guanti. Non mi stancherò mai di dirlo. Se puliamo casa senza guanti, la pelle delle mani ne risente, perché ovviamente è attaccata da tutti i detergenti che utilizziamo. E a volte si creano delle vere e proprie reazioni allergiche. Io ne so qualcosa, quindi non mi stancherò mai di consigliarvi di utilizzare i guanti, quelli che trovate più adatti a voi. L'importante è che usiate i guanti. Un'altra regola quando si lavano le stoviglie è non lavare la moka con il detersivo per piatti, perché altrimenti questa assorbirà parte del detersivo e il caffè prenderà un brutto sapore. So che in tante di voi sapete già che non si fa, ma devo tener conto che chi guarda i miei video è magari agli inizi, magari si sta occupando della sua casa per la prima volta, e quindi questi consigli potranno servirgli. Un'altra cosa che voglio farvi vedere oggi è la pulizia di tutti i mestoli in legno, quindi riempiamo una pentola con dell'acqua, mettiamo sul fuoco e portiamo a bollore. Nel frattempo, visto che il piano cottura è sporco, ne approfitto per cucinare dei carboidrati per la settimana, che tra l'altro sono quelli che impiegano più tempo per cuocersi. Ho scelto per questa settimana riso nero e grano saraceno. Li peso in modo da cucinare le porzioni esatte che mi serviranno. Sciacquo bene sia il grano saraceno che il riso prima di metterli a cucinare. È una procedura che andrebbe fatta sempre. Se volete dimezzare i tempi di cottura potete lasciarli in ammollo per mezz'ora e risparmierete tempo e gas. Per la pulizia dei mestoli in legno prendiamo un misurino di acido citrico che ammonta circa a 30 grammi e lo verso nell'acqua. In alternativa all'acido citrico potete utilizzare l'aceto, che anch'esso è molto valido. Giunta a bollore mettiamo all'interno tutti i mestoli in legno che abbiamo. Questo perché una volta che facciamo il lavoro lo facciamo per tutto quello che abbiamo in cucina. Ora lasciamoli bollire per 10 minuti. Nel frattempo i pentolini d'acqua hanno iniziato a bollire e verso quindi sia il riso che il grano saraceno. Non fate come me che ho messo dei pentolini troppo piccoli, piuttosto metteteli più grandi, che è la soluzione ideale. La cosa importante quando si cucinano in anticipo riso e grano saraceno
in modo particolare se li avete già lasciati in ammollo per 30 minuti, e di dimezzare la cottura. Io per il grano saraceno ho sbagliato leggermente la cottura, infatti è venuto un po' troppo cotto. Mettiamo del sale e lasciamo cuocere. Se notate bene, nell'acqua dove sono presenti i mestoli si è formata una patina oleosa. Quest'olio presente nei mestoli va via esclusivamente facendo questo tipo di lavaggio. Una volta trascorsi 10 minuti, prendo i mestoli e li metto ad asciugare su un panno pulito. E ora i mestoli in legno sono tutti ben puliti. Visto che ci sono, lavo anche il cestino della frutta perché era un bel po' sporco. Visto che l'aglio è piccolissimo, lo inserisco in questo contenitore così non va in giro per il cestino. Do una bella pulita anche tutto quello che sta intorno al piano cottura, perché con la condensa si forma molto sporco e le cose altrimenti iniziano a diventare appiccicose. E ovviamente meglio non arrivare a quel punto. Pulisco con la mia soluzione fatta di semplice acqua e detersivo per piatti, economica ed efficace. E ora è ben pulito e splendente. Vi faccio vedere un metodo velocissimo per pulire il piano cottura. Vaporizzo la soluzione di acqua e detersivo per piatti su tutto il piano cottura, incluse le griglie, e lascio agire per 5 minuti. In questo modo il detergente scioglierà il grasso e le incrostazioni e sarà più facile pulire tutto. Dopodiché inizio a risciacquare bene.
I mestoli sono ora asciutti e posso metterli via. Prendo anche la vaschetta dove ci sono tutti i condimenti, la svuoto e lavo bene tutto. Per il lavaggio uso la mia pasta al sapone alga perché all'interno ha i granelli di bicarbonato che fungono da scrub ed eliminano tutto l'unto e lo sporco. E ora il lavaggio della vaschetta dei detersivi, così siamo al completo. Che soddisfazione quando tutto è ben pulito. Adesso la chicca delle chicche. Disincrostiamo le stoviglie con un metodo eccezionale ed infallibile. Ve ne innamorerete. Riempiamo con acqua tiepida la vasca della cucina. Inseriamo 2 misurini di acido citrico, che corrispondono a 60 grammi circa. Versiamoli nella vasca, mescoliamo bene e facciamo sciogliere. Ora verso all'interno tutte le tazze e le stoviglie macchiate di calcare. Guardate ad esempio questa tazzina. Sembra sporca, ma in realtà è piena di incrostazioni di calcare. Questo metodo è ottimo anche per pulire la moka, perché elimina tutte le incrostazioni nei vari filtri. Ora lasciamo agire per un'ora. Nel frattempo porziono il riso e il grano saraceno in dei contenitori ermetici. Alcuni li terrò in frigo per il giorno dopo, altri li congelerò per altri giorni, così li avrò già pronti e dovrò solo scongelarli lentamente posizionandoli la sera prima in frigo. Mi raccomando, questa procedura è molto importante. Vi segnalo che il congelamento è un metodo molto sicuro di conservazione, quindi potete stare tranquilli. Ovviamente ci sono cibi che si possono congelare e altri no. Trascorsa un'ora l'acido citrico avrà agito, quindi ora strofino bene le stoviglie in modo da eliminare meccanicamente le incrostazioni.
Guardate che splendore! Dovete assolutamente provare questo metodo e farmi sapere, ma sono sicurissima che vi troverete bene. Io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un cuore nei commenti. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.